So August 6th, 2014 considers one of the saddest day, I would say, in our lives, because the unexpected things that we've never thought would happen, it did happen. Watching the news and what was happening in Mosul in Syria, we've never thought that our turn would come to be driven out of our homes, let's say our villages, our towns. So on August 6th, when a couple of missiles fell into many houses, killed 3 children and a woman in her 30s who was engaged to get married. It was a very sad moment. It was an alarm for us, but still, lots of people start marching to leave. But as sisters, we thought it will be good to stay. We thought it will be like the first displacement that we have in June, that will go for a couple of days and come. So after the prior spoke with us, we said to her, no, we're staying this time. Until 10 o'clock, the word was, we'll stay, we'll not leave this time. But after we saw that the Peshmerga were taking their uniform off and people were marching by walking or by cars, so it was like, okay, something is wrong here. And we got some phone calls from good friends telling us, you should leave because this time it's really dangerous. We put all our trust in Peshmerga because they promised us to protect us, and until the last minute we were so secure they will protect us. But when we saw them taking their uniform off, we thought that the time of danger has really arrived. So the priors gathered us and the decision was made by the General Council, who were given less than half an hour to pack whatever we want to take. So most of us were kind of shocked. We didn't take anything with us, just a pair of clothing. So many of us forgot their documents. And the worst of that was, speaking of over than 60,000 people from Karakosh and from Nineveh who were displaced themselves by ISIS, marching on the roads. When we got into the street, we saw thousands and thousands of cars, people marching, lots of people walking, loading people in trucks, loading people like the 5 persons vehicle. There were about 8 to 10 people there, hearing children shouting, crying, very afraid. So an hour distance from Karakosh to Erbil, it took us 10 hours. So from 11:30, we didn't get until next morning, exhausted with no water. We're speaking of August, then the heat is unbearable in Iraq in August, over 100 degrees, without water, hungry. By the time we got here, it was more horrible to see people scattered everywhere like a sheep without shepherd, on the streets, on the yards, and the churches, everywhere. Seeing children crying without food, infants, because they were panicked. We were panicked when they said ISIS got into the village, you should leave. So lots of people left with their nightgowns on, actually. Some they left with their nightgowns on. So, io sono Sor Firdos, sono di Karakosh, ma sono stata a Mosul perché sono professoressa in Accademia di Belle Arti. Quindi quel giorno, che era un giovedì, hanno chiuso tutte le strade a Mosul. Siamo usciti dall'Accademia. Tutte le persone camminano a piedi perché le macchine non c'erano, non c'era la strada aperta perché i soldati hanno chiuso tutto. Non abbiamo capito niente perché tutto questo. Fino al 3 del pomeriggio hanno aperto le strade e tutte le persone sono arrivate alle loro case. Da noi al nostro convento sono arrivati
i ragazzi cristiani, perché le loro famiglie non potevano venire a portarli, quindi sono venuti da noi. Dopo sono andati, siamo stati 4 giorni al convento chiusi, c'era la bombe, non sapevamo che cosa c'era. Domenica abbiamo celebrato la messa e di notte, mezzanotte, mi hanno telefonato i nostri amici, mi hanno detto: suora, lasciate il convento, perché sono entrati, ma chi sono non sapevamo chi sono quelli che sono entrati. E poi alla fine sono arrivate le suore qui, però quando sono arrivate, quando le accolte erano distrutte tutte le suore, piangevano, erano sporche, polvere, il velo bianco della polvere che hanno, e poi dicevano per noi: vogliamo andare alla doccia, fare la doccia, non possiamo più stare così. Non avevano niente, allora abbiamo dato per loro qualche vestito per mettersi e sono andate a fare la doccia. Però le suore anziane, quando hanno visto le suore in questa situazione, piangevano e non sapevamo come possiamo consolarli. E da quel momento le suore anziane sono rimaste. Prima di tutto posso dire che eravamo qui in questa casa 16 suore, la maggiorità erano anziane. Eravamo 4-5 suore che eravamo, insomma, a mia età e un po' di meno. Una infermiera, 2 altre fanno la scuola catechisti, la scuola pubblica, insomma, e io dirigevo la casa, però stavano male le suore anziane. E dopo questo, dopo neanche un mese, una delle suore cominciato subito all'improvviso, l'abbiamo vista, ha avuto come si chiama? Gialta? Non so come infarto, ha avuto un infarto e il giorno dopo è morta, dopo una settimana un'altra, dopo 15 giorni un'altra, e così da 8 mesi, noi da 7 mesi abbiamo perso 12 suore. 12 suore. E in questo mese abbiamo perso 4. Al primo del mese abbiamo perso una, dopo una settimana un'altra, dopo una settimana un'altra e così. E tra suora e suora 3 giorni veramente abbiamo avuto 2, in una settimana le abbiamo sepolte. E tutto questo io dico del stress, della situazione che stiamo vivendo, perché anche se siamo suore, anche se preghiamo, anche se abbiamo la fede, però quando vediamo tutte le famiglie così, vivono male, disperati, non sanno che cosa fanno, il loro futuro è ambiguo, non c'è niente che si tranquillizza, allora tutto questo veramente cioè è una cosa molto triste, non si può spiegarlo.